Ciao ragazzi, eccomi di nuovo. Allora, per chi ha il Dasaita e Agama Car Launcher ho scoperto una nuova chicchetta. Cos'è? Allora, quanti di voi vorrebbero avere gli avvisi di telecamere varie, autovelox e quant'altro sul nostro Dasaita senza necessariamente attivare il navigatore? E allora oggi andremo a vedere come fare per avere questi avvisi rimanendo sulla schermata home del nostro Dasaita ed ascoltando tranquillamente la radio o le nostre canzoni preferite. Siete pronti ragazzi? Andiamo a vedere questa chicca! L'applicazione in questione si chiama Rai Radar Detector Premium. Questa, ripeto, è la versione premium dove potete usufruire degli aggiornamenti del database gratuiti. Questo è un altro piccolo regalino che vi fa il sottoscritto. Poi, come di consueto, vi lascio il link in descrizione sotto al video dove potrete scaricare questa applicazione dal mio Drive. Per installare questa applicazione, che tra l'altro è un'applicazione normalissima, un APK normale, una volta che avete messo l'applicazione all'interno della pendrive o addirittura scaricatela dal drive con il Dasaita, o in una maniera o nell'altra, una volta che avete l'applicazione all'interno del tablet, lo andate a ricercare o con APK installer o con il file manager. Quindi avviate il file manager e andate a cercare l'applicazione dove l'avete salvata. Io in questo caso l'ho messa nella schedina SD. Eccola qui, Rai Radar Detector Premium. Una volta che avete individuato la vostra applicazione, cliccate sopra e andate ad installarla. Ok, io adesso chiaramente l'ho già installata, quindi sicuramente non la farà installare, mi dirà che non posso installarla, e infatti, quindi questa infatti è già aperta l'applicazione, vedete, io adesso sono fermo chiaramente. Per chiuderla, allora, intanto cancelliamo l'avviso. Per chiuderla basta tenere premuto questa finestrella fluttuante che potete mettere in qualsiasi parte del vostro desktop e lo andiamo a portare su chiudi applicazione. Ok, quindi la procedura per installare questa applicazione è questa qui, come una semplice applicazione. Una volta che l'avete installata la troverete all'interno del vostro menu dove avete tutte le altre applicazioni. Eccola qui, Rai Radar. Ok, quindi per aprire poi l'applicazione basta cliccarci sopra. Eccolo qui, vedete? Adesso potete usufruire degli aggiornamenti, quindi dell'update del database delle telecamere. Basta cliccare su update e adesso andrà a scaricare tutti gli aggiornamenti disponibili di questa applicazione. E questa applicazione, che poi è similare al famoso Coyote, oltre ad avere il database delle telecamere autovelox fissi mobili, ha la possibilità di poter, anche ogni utente, di poter inserire un avviso all'interno dell'applicazione stessa. Quindi andrete ad ampliare il database già presente all'interno. Ok, e esattamente in questa maniera, quando l'applicazione è partita, praticamente si è avviata, avete la possibilità di inserire o una autovelox mobile o una telecamera fissa. Basta cliccare su più e vi inserisce il punto esatto dove chiaramente è l'autovelox e andrà ad aggiornare il database esistente, quindi ogni utente può aggiornarlo. Per segnalare un eventuale autovelox possiamo farlo anche direttamente da questa scorciatoia, come vi ho fatto vedere prima, da questo menu fluttuante. Basta andare a cliccare su più ed esce questo menu e quindi qui possiamo aggiungere un eventuale autovelox. Poi per settare il menu in maniera come l'ho settato io, quindi con gli avvisi che vi compariranno poi davanti
alla pagina principale, l'avvio in automatico, la voce in italiano, vi allego una serie di screenshot dove potete vedere tutte le spunte che dovete fare per settare in questa maniera l'applicazione. And I spend my nights being wide awake, fighting off the demons who insist on coming as soon as it's dark. I think I lost my way while I've been busy walking just around in a straight. To say you will figure things out, it will only take a while. May the bridges suffer. Allora ragazzi, per impostare questa applicazione che vi ho fatto vedere dobbiamo andare nel menu di Agama e poi all'interno qui troviamo questa voce. Oltre alla music player, navigatore, abbiamo radar detector, quindi clicchiamo su questo menu e poi da qui andiamo a scegliere l'applicazione che abbiamo installato, ok? E spuntiamo, segnaliamo questa e spuntiamo questa qui, questa voce, ok? Partenza, controllo in movimento in automatico, ok? L'applicazione deve partire in automatico, diamo ok. Quando si accenderà il tablet, questa applicazione entrerà in funzione in maniera autonoma, quindi si avvierà in automatico, tornerà alla schermata di Agama, la home, e poi quando ci mettiamo in movimento quell'applicazione parte. Più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, dove Joe Biden ha annunciato che è stato raggiunto il traguardo dei 150 milioni di vaccinati. Non è ancora 4.195. Il colosso sudamericano è il secondo paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, dove Joe Biden ha annunciato che è stato raggiunto il traguardo dei 150 milioni di vaccinati. Non è ancora il momento di festeggiare, però, avvertito il presidente americano, la corsa continua. E intanto, dopo la carta igienica, la farina e i disinfettanti, ora gli Stati Uniti Fai un buon viaggio a causa della pandemia. A Roma soprattutto. Poi quando camminiamo normalmente e superiamo la velocità di limite consentita, quindi se il limite di velocità è 50 e stiamo superando questo limite, se avanti a noi dovesse trovarsi una telecamera fissa, quindi un autovelox fisso, una telecamera sul semaforo o quant'altro già segnalata all'interno del database, l'applicazione mostrerà qui davanti questa scritta con un bip. Domani tranquilli, poi ciascuno ritorna nel suo lettuccio, perché è come durante le vacanze, capito? Che ci sono un po' d'amici, dormo sul divano, dormo di qua, ma dopodiché si torna ciascuno in camera propria, si va telecamera fissa 500 metri, ognuno con le sane abitudini. Che poi se c'è uno che si deve lamentare qua di questo orario provvisorio, sì, è il nostro Prevignano. Perché? E ieri ha fatto 3 ore di diretta pure con Vic e Mari. Mi è andato a dormire. È arrivato a casa quando noi stavamo già al secondo sonno, ragazzi. No, io
ieri sera ho fatto più tardi. Tipo? Saluto, ho fatto le 300 metri. Saluto un amico comune, Marco Baldini, credo anche un amico di molti all'ascolto di Radio DJ, che mi ha coinvolto in una diretta molto divertente, però a un certo punto ho fatto, ragazzi, ma io devo andare a dormire, sono le 22:33, vi devo salutare. Ragazzi, mica scherzare. Sorprese, ieri parlavamo di sorpresa, appunto, la sorpresa di trovarci qui fino alle 10, la sorpresa che trovi all'interno dell'uovo. Al 342 0000 700 Laura Stellina ha detto, allora, ho trovato una persona che fa come lavoro quella di fare la scout per le sorprese nelle uova di Pasqua. Pensa che la scout, quindi è No, perché bellissimo. ieri ci siamo chiesti, ma chi decide cosa metterci dentro? No, Quella roba non la trovo. Poi se andiamo a spuntare questo menu, abbiamo la possibilità di creare un'icona all'interno del menu dove sono le applicazioni. Vi faccio vedere come. Allora, nel menu poi, oltre all'applicazione stessa, Rai Radar, troviamo questa icona Starter. Ok? Se noi clicchiamo su Starter avvia direttamente l'applicazione. In automatico, è una scorciatoia. E poi si richiude. E praticamente rimane questa finestra fluttuante dove possiamo posizionarla da qualsiasi parte. Chiaramente io non l'ho messa che si vede anche sulla home di Agama, ma solo in pressione su altre applicazioni. Quindi quando mettiamo il menu o usiamo altre applicazioni compare questa finestra, o anche quando mettiamo le telecamere rimane questa finestra, così ci possiamo poi girare dove vogliamo. Ok? Poi per chiudere l'applicazione, quando siamo arrivati, basta tenere premuto questa semitrasparenza della velocità ai chilometri che abbiamo fatto e posizionarla sotto. Qui compare una croce e andiamo a posizionarla sopra per chiuderla, e in questo caso va a disattivare l'applicazione. Disattiva l'applicazione stessa, si chiude. Allora, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa breve guida, spero vi possa tornare utile e mi raccomando ragazzi, sempre attenti alla guida e rispettiamo i limiti di velocità. Detto ciò, noi come al solito ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao cari, statemi bene, alla prossima!